Buongiorno, risveglio dall'agricampeggio zafferano. Immersi nella natura. Speriamo che il tempo oggi ci grazia. Sicuramente mezza mattinata è bel tempo. Speriamo in bene, perché già di qua non è un granché. Vabbè, cerchiamo di fare il più possibile per poter soddisfare le esigenze del cliente. Qui c'è mortadella. Ciao amore, buongiorno. Mattina alle 8 già chiamava. Buongiorno. Non ho voglia di salutare, Monnella. Soffia come i gattini. Dove sei andato? Laggiù indietro, in fondo? Stamattina già alle 8 gridavi. Vabbè, mi preparo che c'ho da fare, va. Portiamo gli occhiali a Angelo. Siamo di qua. Guardate che bellino. Il cavallino. Buongiorno. Continuiamo con le sigillature di ieri. Questa la puoi portare dentro che è pulita prima che si sporca. Ora musica e si parte. Il tempo regge, ogni tanto fa qualche goccettina. Vi faccio vedere dove siamo arrivati, Allora, sul posteriore, garage fatto, vabbè, gavone fatto, portabici, finestra in alto, profili laterali. Essendo che avevano fatto delle magagne più grosse, io ho dovuto farlo un po' più spesso per non far vedere le magagne e sembra più bruttino, però l'ho fatto per mascherare le vecchie cose. Poi proseguendo da questo fianco, profilo di qua ugualmente fatto, finestra fatta, il tappo dell'acqua va bene, il garage anche, qua sopra, e ora qua siamo nella parte più critica. Quello lì sopra, qui hanno messo questo mastice grigio, lì lo lascio perché è bello. Ho fatto il pezzettino qua sotto, ora qua sto pulendo, ho fatto il laterale e qui il problema che è aperta in due la mansarda, quindi bisogna pulire bene e strutturare un po' la situazione per cercare di, come si può dire, di non far entrare l'acqua il più possibile, ecco, solo che ci vorrebbe il suo profilino che chiude perfettamente, però non c'è più perché qua già avevano fatto qualche lavoro. Però cercheremo ora, vedo col nastro di gomma liquida, magari ci do sotto il silicone, poi sopra il nastro, ora vediamo di fare la cosa meno peggio, ecco. E poi c'è da fare ancora questo lato, la finestra di qua era già stata fatta e la mansarda è rimasta che è quella più critica perché già si sapeva e si vedeva che era un lavoro più lungo, ma si fa. Vamo. Lavoretto fatto, ho riempito, ho tenuto alzata tutta la lamiera, l'ho riempita tutta dietro, poi gliel'ho appoggiata e gli ho poi passato il dito per non farla, però rimane, se si tocca rimane flessibile ma almeno non si apre. Ho fatto anche il profilino qua sotto, di qua, almeno ora i punti molto più critici che c'erano li abbiamo eliminati, quindi it's ok. Ora procediamo con la telecamera e poi, se no facciamo un attimo prima il block shaft lì Come vuoi. Sì, perché c'è il silicone ancora un po' fresco, almeno se no poi magari si indurisce e va buttato. Perfetto. Già che ce n'è un po', non lo sprechiamo. No. Ora montiamo la fiamma qua, safety door. A me non piacciono, però il cliente la vuole, la montiamo. E anche la safety door magnum è installata. Tac. Silicone, le sue viti qua io ne ho messe altre 3 un po' più robuste perché quelle che ti danno loro fanno un po' ridere, quindi ho deciso di metterne 3 di quelle che avevo io un po' più grosse, anche perché siccome qua dietro c'è il mobilio e non c'è possibilità di accesso, qua ho fatto ho riempito tutto col silicone perché le 2 viti che sarebbero da mettere dall'interno non c'era possibilità di metterle. A parte che non te le danno neanche nel kit, potrebbero mettere 2 viti in più, però con quello che se le fanno pagare. Hai detto bene, dai, via. Con quello che se le fanno pagare 2 viti potrebbero metterle in più. Già te ne danno 3 schifose, almeno mettimele tutte e 5. E questa aggeggino costa, sai, fiamma costa, Sì. come la Mercedes degli accessori. Altra cosa meno. Andiamo alla retrocamera. Ora retrocamera, prima che piove perché bisogna mettersi sotto a stendere il filo e tutto, e quindi... Ok. E anche la telecamera è stata messa, posizionata qua sopra la targa. È andata bene che il filo è arrivato giusto. Ora vi faccio vedere dentro. Qua messo il monitorino, si accende quando si è in marcia
Aspetta, ok, quadro acceso. Quando si è in marcia si mette la retro, tac, e si vede dietro. Togli la retro e se vuoi spegni lo schermo. Altra cosa meno. Siamo quasi giunti al Ce termine. l'abbiamo fatta. Il tempo ci ha aiutato. Andiamo avanti, non si molla mai. Alla fine, siccome avevo già comprato la gomma liquida, quella a nastro, dalla mansarda ho deciso di metterci, anche se subito esteticamente poteva rimanere brutto perché è una striscia nera sul bianco, ma effettivamente non sta neanche poi così male. Vedete la striscia nera di gomma liquida che l'ho messa sopra a dove c'era la giunzione che io ho siliconato. Ora, io è la prima volta che la uso, quindi non so dare sinceramente un giudizio se funziona o meno. Lui mi farà sapere, ma vedendo i prodotti Bostik che pubblicizzano anche altri youtuber che funzionano bene, in teoria dovrebbe funzionare bene. Alessandro ci farà sapere col tempo se non si stacca, perché sulle istruzioni c'è scritto che è una cosa temporanea, non che la puoi tenere a vita. Ora, cavi per il pannello solare da caricare con l'EcoFlow e poi vediamo, dovremmo essere quasi raggiunti al traguardo. Esatto. È arrivata l'ora del pranzo, andiamo a vedere cosa ci ha preparato la Jessica. Buongiorno. Buongiorno. Quindi? Cosa c'è di pranzo? Sto scolando. Ah. La pasta al pesto. Ah, ok. Occhio, ok. Beh, intanto allora che la scoli faccio ancora un attimo una cosa al volo. Tempo che ho fatto un cavo 2 secondi, subito qua sono messi a mangiare senza aspettarmi. Va bene, fredda. Le zie. Tira su qui. È carino. Che carine che sono. Che portiamo via. Sì, ci manca quelle pure nel campo. Cagano ovunque. Beh, cagano come Pippo, Di più. Ma guarda che si è arrabbiata. Con chi ce l'ha? Boh. È con se stessa, mi sa. Tutti i culi. Che carine. Sembra un po' Bernissa. Oh, mamma. Pranzetto fatto. Jessica è già arrabbiata con me perché sta editando e c'è un video che... C'è un disastro. Diteglielo anche voi, è un disastro. Perché io capisco, eravamo in un periodo un po' così. Che quando si è rotto il camper, perché loro l'hanno già visto, quindi... Sì, quando si è rotto il camper, quindi capite che insomma non eravamo proprio lucidi. Però ci sono dei pezzi che Angelo vi dice andiamo a mangiare, poi non vi fa vedere che andiamo a cena a mangiare. Perché lascia la suspense? Però non è bello, giustamente, per voi che siete dall'altra parte, perché giustamente io ti dico Volete vedere? andiamo a fare la cena e poi non ti faccio vedere la cena e non è bello, quindi lo sto sgridando, sgridatelo anche voi. Anche Bernissimi. Anche Che lei ti bello. sta sgridando. Ma così Bella, bella, sei amore. bella, amore. La mia bambina. Sti occhietti, va, poverino. La mia cipollina. È mia. Nessun altro. Sì. Vado a terminare di fare le ultime cosette lì nel camperozzo perché poi noi ci dobbiamo avviare in direzione di nuovo Sanna perché domani sì, c'è un appuntamento. Il caffettino l'ho preso. Boh, andiamo avanti. Sì, perché sennò poi ti viene la biocca a quest'ora, perché sono le 2:20. Finito di mangiare, Devi caffè mangiare, preso. caffè, ti conviene andare subito così. Taglio la testa al toro. No, che se inizia a piovere perché sta minacciando, c'ho tutti gli attrezzi fuori. Sì. Devo anche sistemare quello. Hai fatto vedere cosa gli ho fatto a Pippo da mangiare oggi? No. Questo è il pranzetto di Pippo. Pasta con i piselli. L'ha mangiata già? E guarda, ce l'ha lì. Oh, amore, mia cipollina che c'ha la pasta qua con i pisellini. Arriva la gelosona, arriva. Che gelosona che sei una gelosona. Qua c'è il besugo. Hai mangiata la pasta, amore? Questi piedoni da dinosauro. Monnello. Madonna, che gelosa. Sì, è arrivata subito. È arrivata subito. Guarda che... Quest'altro ormai vive con la PlayStation. Stai guadagnando i soldi con i tornei qua? Stai facendo i soldi? Si sta portando avanti. Ah, lei si sta esercitando. Bravo. Vabbè. Allora, il tempo ci ha graziato fino all'ultimo. Ultimi lavoretti di rifinitura, chiamiamoli così. Ho spostato la TV perché in quel punto lì c'è il travetto sotto che è un po' marcio e non faceva bene tenuta. Prima era qua e come ho detto il travetto sotto non è perfettamente buono, quindi non faceva ben tenuta. Allora l'ho spostata in questa parete qua, gli ho messo dei passanti col bulloncino e la rondella, almeno da qua non scappa. E la può vedere sia girandola così dalla cucina che dalla mansarda. Dietro un po' di fascette per sistemare qualche cavo
Anche questo cassetto aveva la molletta che non teneva più, ora tiene. Prima lui metteva il nastro americano, il frigo idem, non teneva più il perno, aveva messo il nastro americano, l'abbiamo sistemato anche quello. Anche nel bagno c'erano due, dove ci sono i ripiani, due plastiche, il camper non è nuovo, erano rotte, le ho rincollate, però quelle bisogna sperare che durino, se no torni al nastro americano. Assolutamente. Qui dall'impianto elettrico non ho fatto niente perché era già tutto fatto, ma ho aggiunto che si bypass quando la batteria a litio è piena e vuole ricaricarsi la mini EcoFlow. Il cliente ha comprato il cavo l'XT60, giusto? Perfetto. Per ricaricare la EcoFlow, e io l'ho fatto un bypass che quando la batteria a litio è piena lui può attaccarla e ricarica anche quella con i pannelli solari. Perché la può ricaricare anche con la 12 volts, ma ci mette tantissimo con l'accendisigari e devi essere comunque in movimento. O con la 220. O con la 220, ma devo cambiare l'inverter. per il momento ha un inverter piccolo e non ce la fa. Quindi prossimo upgrade, inverter, verniciamo fuori, cambiamo le gomme, facciamo il tagliando. Chi più No. ne ha meno ne metta. Si mette a posto. Qui si spacca ben poco, si aggiorna soltanto. Il vecchietto È tornato un po' in non mente forma. mai, Ora sistemiamo tutti gli attrezzi e si parte, perché vabbè, siamo un po' in anticipo, ma anticipo delle cose sull'anticipo, almeno mi porta avanti. Buona, metto a posto tutto e poi ci salutiamo. Mentre Jessica e Christian continuano a litigare sul video che ho registrato male. Ho dovuto intervenire, aiutarmi Cristian, perché l'ho guardato già 10 volte dopo che l'ho fatto. E gli ho detto a Cristian, per favore riguardatelo anche tu, perché c'era talmente tante Casotti. casotti, che ho detto prima che faccio dei pasticci. Allora, siamo in due. Io nel mentre ho fatto barba a capelli, ora vado a fare una doccia, già che siamo qua nell'agricampeggio, ne approfittiamo e mi lavo qua e poi facciamo carica e scarico e si parte. Il barbato, capelli, fatto Forse la così doccia. sembra che ce n'hai 45 invece che 50. Che te ne andati quanti l'altro giorno? Poi gli mando il conto. 50 anni. 55. Vabbè, perché hanno fatto il calcolo di Emiliano, una cosa e l'altra. Quanti anni ne hai avuto? 50 anni? 30 anni Emiliano? più 20 di Emiliano, 50. Io avevo 20 anni quando ho avuto il primo figlio. Io 19. Tu 19, è l'età giusta. Ah, ok. Io 15. Come rovinarsi la vita, parte 2. Fai un figlio a 19 anni. Abbiamo il cavo, togliamo tutto e ce ne andiamo. Ci ha graziati fino all'ultimo perché sta iniziando a piovere, ma siamo giusti in tempo per salutarci, fare un selfie e mettere in moto e chiuderci in camper, perché ora mi sa che inizia e non smette quando è così. Ciao ciao! Ciao! Ecco qui, pronti per partire. Guardate qua che bel Morello Bel Palace. Morellino. E ci ha detto il signore che poi questa cosa qua me la faccio dare. Praticamente questo è un agricampeggio e c'è un'applicazione che si paga 27 euro all'anno. Sì, ma io l'ho vista su Facebook. Ah, tu l'hai già vista? Io Sì, non lo sì. sapevo. Sei di là o di qua? No, è dritto di qui e poi fermati lì dal trattore che c'è il... Carica e scarico. C'è la spazzatura anche. Ah, vuoi fare il E scarico? guardiamo com'è la manichetta. Lo scarico lo faccio, il carico guardo com'è il tubo. Ok, e io intanto butto la spazzatura. E stavamo dicendo? Stavamo dicendo di questa app qua, che chi non la conoscesse alla fine deve essere comoda, perché Sì, adesso la hai una cerco, notte gratis magari su Facebook. e poi paghi. Agricamping mi sembra Agricamping. che si chiama. Comunque, vabbè, vi faccio poi sapere se la trovo. Stiamo rientrando direzione Savona, sono i lavori in corso qua a Borghetto. Lavori in corso, il tempo è quello che è. Jessica sta rispondendo ai vostri commenti Sì. e io sto guidando. Oggi è mosso, il mare. Faccio di camper qua sotto. Ah, quanti camper. Sta qui? Dov'è il parcheggio? Qua siamo al finale. Di qua sotto, finale. Non sapevo l'esistenza. Ma perché sicuramente adesso ti fanno parcheggiare perché è finita Sì. l'estate, perché sennò l'estate non penso. Qua si può vedere dall'isolotto di Bergeggi tutta la costa. C'era l'isolotto di Bergeggi e poi a venire in qua verso di noi c'era lo Spotorno, Noli, Caponoli e dove siamo ora noi. Ora stiamo tornando in giù, Si vede il Vescovado, che è il ristorante dove lavora Emi. che il Vescovado dove lavora Emi l'avevamo già portato.
Sì. Può essere che ce lo becchiamo per strada. che adesso- 59. Deve già lavorare. Mi sa che è già ritornato. Allora, siamo arrivati al Molo, il centro commerciale, perché Jessica vuole vedere se trova una tinta. C'è E abbastanza un casino in testa, un pulcino. tra un pulcino pio, un po' di azzurro, c'ha tutti i colori del mondo. Però prima, caffettino time. Caffettino time fatto, chiusura del camperozzo fatta, si va al Molo 844. L'altra volta ero su Instagram che scorrevo uscita una pubblicità del Molo con una dronata. Se la facevo io la facevo più bella. Ma in verità era fatta benissimo. Ma io la facevo più meglio. Sì, assai. Era pure editata bene. E quello non lo faccio io. Hai visto? Fregato, la edito io. Però se non droni bene puoi essere bravo quanto neanche chi la vuoi. edita. Puoi essere bravo quanto vuoi a editare, ma se il materiale di base è fatto male. Vabbè, andiamo a vedere se troviamo la tinta per Jessica, va. Trovato il reparto. Vediamo che colori ce li facciamo a sto giro. Per il color pipì di gatto l'abbiamo fatto, l'azzurrino l'abbiamo Falli fatto. blu. Neri? Che nero, No. Prugna? Falli verdi. 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 Vediamo, se raggiungi 20 commenti con scritto verde, la prossima volta li fai verdi. Solo 20. No, aspetta, che guarda, vediamo. C'è il blu, il verde, E il pink. il pink, il Il viola. Il violetta l'avevi già fatti. Ecco, il silver me li faccio. Grigi. Grigi. E scegliete uno di Quasi questi mi faccio questi. Vai. bianchi. Secondo me ti vengono biondi a te bianchi. Secondo me. Scegliete uno di questi e la prossima volta chi ha più commenti vince, se li deve fare. Immagini che esce rosa. Capito? Votate Guarda che rosa. stai promettendo con i tuoi follower, Vabbè, se vogliono che... Tanto poi- Eccolo, biondo platino. Poi- Quindi alla fine ho trovato la tinta. Cos'è? Abbiamo preso un biondo platino, vediamo Ok. cosa esce fuori. Bah. C'ho l'ansia. Se no se esce fuori... Un'altra volta mi pipì. raso tutta. Via, a posto, così abbiamo tolto un altro problema del taglio capelli, tinte, Bella corta. taglio papelli, come quello su TikTok No. che sta spaccando. Taglio papelli Taglio bello corto e via. No. Bisogna andare a ritirare i pacchi per il mio bambino. Ci sono 2 pacchi da ritirare per Poi comprato il giochino, lo specchietto per Ho specchiare. comprato un altro gioco. Pure lo specchio per specchiare. Eh sì, al mio Vuoi bambino, vedere così si quanto è parla. brutto? Andiamo in camper. Pacchi ritirati. Il giochino nuovo di Pippo. E già ci sta prendendo confidenza. Ti piace, amore? E dove ti ha preso Papi? Ti ha preso anche lo specchietto che Cristian te l'ha messo nella gabbietta così ti specchi. Amore, guarda che bello, fallo vedere ai follower tutto intero. Guarda che grosso che è, amore. Più grosso di lui. Più grosso di te. Che bello che se lo tiene col piedino. Allora lo mettiamo nella gabbietta, eh? Vi piacciono a lui sti giochi, ste cose colorate. È tutta roba naturale apposta per i pappagalli. Fa pagare un occhio dalla testa. 10 minuti poi li distrugge. Vabbè. Fa divertirsi distruggendo. E beh, è il suo scopo. Come te giochi alla play, lui gioca col giochino. Sì, quello sì. Tu vai col monopattino. Come fai a divertirti? Lui è così. È divertente. Cioè, no, è uno sport. Però per lui questo è lo sport. Sì, si allena al braccino. Il becchetto, la zampetta, ne amore. Già distrutto, €1 se n'è andato. Sempre dietro a sto computer. Io non abbiamo più una vita sociale, io e te. Ti sei innamorato ormai del computer, ami il computer. Ami i tuoi follower. Ami i follower, ma a me non mi ami. Ora guarda, sai cosa faccio? Metto qua la Insta sul tavolino, parla con loro, io mi vado a fare gli affari miei. Devi mettere le Mi faccio goccine al l'amante. cane. Ma cosa devo fare? Metti le Se goccine mi per devo Nino. Di portare cosa- avanti col materiale. Di che razza, di che stato la prendo ora la ragazza? Prendo una russa quasi quasi. Ci abbiamo già il nostro follower. C'è Enzo YouTube che te la dà lui, la russa, ha detto. Una russa, è meglio. Vabbè, andiamo avanti con i lavori. Io sto intanto... Cosa fai? Casini? Cosa fai? Ricordate l'altro giorno che avevo cambiato il tubo del riscaldamento, l'ho messo più piccolo, però già l'anno scorso, nel pezzo quasi finale, siccome il cinesino non ha forza di dare canalizzazione, io mi ero studiato
che avevo messo una ventolina. Ora l'ho smontata, che l'ho pulita, ho cambiato tutto, però ora l'ho pulita, la rimetterò in modo che mi va a canalizzare con più forza nei tubi quelli più sottili, e in teoria dovrebbe arrivare un po' più aria calda su in mansarda col tubo più piccolo e la ventolina. Già l'anno scorso si sentiva. L'unica cosa è che prendo su Amazon un interruttore Zigbee che l'ho connetto e non ce li hanno perché è wifi. Lo collego ad Alexa, così posso dire: Alexa, accendimi la ventola del cinese. Ora parte? No, non mi ha sentito. Mi sa che è morta. È svenuta. Alexa, come stai? Ma è già un po' che non la sento io. Alexa, come stai? Ma un po' che non la sento. Alexa, come stai? Si è sentita male. È da portare in No, ospedale. cosa gli è successo ad Alexa? Ora vado a Cosa gli è controllare. successo da lei? E quindi mi metto un interruttore collegato Zigbee con l'applicazione di Alexa e con il telefono, così dal remoto, dal letto, se mi serve accenderlo o spegnerlo, lo posso fare senza problemi. Amazon, ordiniamo. Tanto per cambiare. Io adesso te lo elimino, sto Amazon. Che te sei pericoloso. Già che ordini Ora pure i jeans. mi devo mettere in società con Elon Musk, perché ho visto il telefono nuovo. Bello. Se vuoi vola te lo prendi. Già che siamo qua nei discorsi, bisognerebbe spiegare nel nostro video di quello che sta accadendo con i camper, perché molti messaggi ci stanno arrivando. Fondamentalmente quello che è successo è stato che quando noi ci siamo visti per l'inverter, io gli ho risolto i problemi, lui ha tagliato dei pezzi nel suo video dove io l'ho aiutato e ringraziavo, ha tagliato tutto, ma non mi interessa. Noi abbiamo preso le nostre valutazioni avendo scoperto tramite alcuni di voi e tramite noi stessi alcune cose che non ci piacciono per niente, quindi gli abbiamo anche chiesto gentilmente in un commento che poi ha cancellato di rimuovere tutti i commenti ora. Di rimuovere tutti i contenuti dove ci siamo noi, perché a noi non vogliamo più niente a che fare con loro. Cosa è successo? Quando noi stavamo tornando, abbiamo fatto il lavoro dell'inverter, poi siamo andati a farci la vacanza che avete visto nei video, Paesi Bassi, Francia e quant'altro. Dovevamo rivederci per alcuni lavoretti e visto i miei impegni e sapendo che lui quando rientrava partiva dalla Val d'Aosta sarebbe andato a Genova e da Genova probabilmente si imbarca o si imbarcava, e gli ho detto: guarda, ci vediamo a Savona in maniera che io faccio le mie commissioni nel mentre coordiniamo vario materiale che vuoi fare lavori e facciamo quello che vuoi fare. Lui invece pretendeva che io, tornando indietro dalla mia vacanza che ero in ferie, andavo da lui in Val d'Aosta, e io gli ho detto: no, lì non vengo perché non mi viene di strada. Tu tanto devi scendere a Genova, io devo farmi le mie commissioni, passaporti, veterinari, le nostre cose che avete visto nei video. Poi in più è successa anche la disgrazia. Più la disgrazia del motore, via dicendo, gli iniettori, pompe, via dicendo. Fatto sta che, visto che lui è è una persona, per non offendere gli uomini, è una persona molto che deve comandare, siccome io non sono stato al suo comando, perché la frittata di quello che è successo è quello, io non sono stato al suo comando di andare in Val d'Aosta a togliere 2 pannelli piccoli e metterne 2 grandi, fondamentalmente quello era il lavoro. Mi ha bloccato, ha cancellato le parti dove io l'ho aiutato, ha iniziato a lanciare po' sui commenti verso di noi quando gli dicevano devi andare da un professionista. A me non mi interessa, lui ha detto che io mangio grazie a lui, ma non è assolutamente vero. Io mangio per la mia famiglia, grazie a me, grazie a noi, a quello che facciamo, e grazie a chi ci sceglie magari per eseguire cose sui propri camper, ma perché io do un servizio. Non è che la gente mi regala soldi per sopravvivere, la sua famiglia non mi ha mai regalato soldi per mangiare a me, quindi no, anzi. E quindi questo è un po' quello che è successo. È giusto che ve l'abbiamo detto. Probabilmente uscirà prima di questo video già dei short, dei post, delle cose dove lo comunicheremo, perché è giusto dire le cose subito. Sono pieno di messaggi che chiedono cose varie, o gente che mi chiede perché quando la gente commenta nei suoi video chiedendo di noi cancella i messaggi oppure bypassa la risposta. Almeno tutti ne sono al corrente. Perché non è un uomo, perché non ha manco il coraggio di spiegarvi. No, perché a me mi ha bloccato senza neanche rispondere, ma non mi interessa, io lo asfalto e vado avanti, proprio l'ultima persona di cui ho bisogno nella mia vita. Certo, proprio le ultime persone che noi abbiamo bisogno. Ma neanche le ultime, perché fosse l'ultima avrei bisogno d'altro, ecco, quindi proprio manco l'ultimo. Questo era per dirvi un attimino quello che è successo.
e del perché non ci vedrete più assieme, e non ci tengo sinceramente neanche che ci chiedete no, fate pace o che, perché basta fare delle ricerche su internet e si capiscono tante cose, non devo dirle io, quindi non mi interessa, ognuno è libero di fare quello che vuole della propria propria vita. Noi siamo fatti così. Noi siamo A, loro sono B, quindi A e B, anzi facciamo che uno è positivo, uno è negativo, e le due calamite, no? Che non si attraggono ma si respingono, basta, finito il film. Le belle storie finiscono, ora finisco di farmi il mio perché non ho tempo da perdere neanche da dedicare a loro, perché ho tante cose da fare mie, però era giusto dedicare del tempo per voi che ci seguite. Vado avanti a montare la ventola che è meglio. Pippo, cosa c'è, amore? Sei arrabbiato perché non ti facciamo andare sul letto? Ti sei arrabbiato, amore, perché non ti facciamo andare sul letto? Ma tu se vai sul letto mi rosicchi tutto. Cioè, ti sembra normale? A me no, non mi sembra tanto normale, eh. Ciao, amore. Non è in vena di parlare in questo momento. Ha mezzo sonno. Che fai, il cagnolino, amore? Quello, amore, è il fuoco d'artificio. E il cagnolino invece come fa il cagnolino, amore? Che ce l'hai? Ringhe e poi abbai. Amore, fai il cagnolino che abbaia e ringhia. Non c'è nessuno. Che passa? Siamo noi. Dove vengo, amore? Vengo lì? Darti il bacino? Povero cagnolino, che è arrabbiato questo cagnolino. Questa zampetta di chi è? Di chi è questa zampetta, amore? Di chi è? Niente, stasera non è in vena di parlare. Fa solo i versi, fa. Zitto! Guarda Bernice, poverina, che ha la bua. Poverino. Poverino. Oh, si stira come i coniglietti. Ma che ce l'ha con me o con te o con Bernice? Non lo so. Ma no, che dice oh, ti dice star zitto, non lo so. Dove vuoi andare con papà? Vai con papi, amore? Chiamalo papi che ti viene a prendere, dai. Chiama papi. Dov'è papi? Chiamalo, papà. Chi c'è? C'è papà. Cucù. Cucù, papi, vieni. Chi c'è? Papi! Bravo amore, chiama papi che arriva. Papi! Cosa c'è, amore, che chiami papà? Papà sta facendo un lavoretto, arriva? Chi c'è? Papi! Se arriva il tuo papi, amore. Ora arriva. Ecco, dopo poco tempo, come si è cambiata la situation in quelli di Vado. Inizia a piovere. È venuta anche Emiliana a sorpresa, insieme alla pioggia, perché praticamente non avevano nessuno quasi a mangiare e quindi si sono dati Piove perché c'è una serata libera. Piove perché c'è... Vabbè. Quindi ora ce ne andiamo a mangiare un bella pizza, un bel kebab, vediamo. Tutti assieme, anche se lui ha già fatto 2 cene, fa la terza con noi. Esatto. Eccoci in macchina, pronti partenza via, direzione Sanna. Non hai Kebab. fatto vedere che è arrivata Emiliana. Sì, che l'ho fatto vedere, tu dormi. Lei dorme, lei pensa che io non vi faccio vedere le cose. Io dormo, io stavo editando. No, eri in bagno quando l'ho fatto vedere. Ok. Ha diminuito la pioggia, ma piove sempre. Vabbè, non è un problema, noi la pioggia non ci ferma. Ci vediamo da Joseph. Allora, dovevamo andare da Joseph, ma siccome Joseph ha un parcheggio che non parcheggia, siamo tornati a quello di Vado dove già siamo andati l'altra volta. Questo qua. Andiamo a mangiarci un kebabino, che fa bene. Sì. Tu lo prendi quello l'altra volta? Sì. Tu? Sorpresa. A sorpresa? Io completo di qualsiasi cosa. Buono? Una vegetariana Quello è buono? era più buona l'altra volta. L'ho fatta fare io. Questo è il mio. Dice Bobby e alla fine Amy non mangia, è sempre lo stesso. Il tuo è più buono, è l'invisibile. Una volta in discoteca ci bevevamo l'invisibile, l'angelo azzurro. Ora mangi il kebab invisibile. Buon appetito a tutti.
Io non lo so. Cos'è che non sai? Delle patatine ti sei preso. Siamo qua che guardiamo la partita, cosa faccio? Io spengo la telecamera, se no guarda. Io guarda, non ho parole. Cenetta fatta, ora ci incamminiamo. Tornati alla base all'Eurospin, c'è Camperozzo, Bernis che fa la guardia, ce n'è andata. Ora ci rintaniamo un pochettino e poi si vedrà. Abbiamo fatto scendere anche Bernissina, così fa la pipì, prima di salutarci tutti. Fa un scatto felino Berni. Cosa c'è amore? Ti piace la macchina di Emi? Sì, Bernis. Guarda con Emi, amore. truppa al completo. Buonanotte a tutti, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.